In questo video non ci sono le ragazze di EICMA, ci sono solo moto e progetti fighissimi. Sì, certo, però prima bisogna arrivarci alle moto e ai progetti fighissimi ed uno prende una volta all'anno la metro per andare a EICMA e sciopero. Minchia ragazzi, incredibile, ce l'abbiamo fatta. Non sento più le mani. Alla fine ce l'abbiamo fatta arrivare in EICMA. Disastro ragazzi, disastro, incredibile. Sciopero di mezzi quando non ci voleva. Già si capisce che qua è una bella edizione. C'è molta gente, anche oggi che è venerdì. Prima cosa che andiamo a vedere è la box che ho fatto per Jet Prime. Non riusciamo a mettere fuori la box per 2 minuti che si riempie subito di gente. Ma per quale motivo è stata fatta questa cosa? In realtà c'è una piccola truffa, perché noi chiediamo alle persone di trovare quale dei due gas, uno è a cavo, uno è elettronico, di indicarci quale, e tutte le persone ci indicano che quello a cavo è quello di Jet Prime. Ovviamente poi lo facciamo vedere. Ma per quale motivo questa cosa? Perché con Jet Prime durante tutto l'anno abbiamo lavorato sul fatto dell'utilizzo di questo gas, che è sempre elettronico, è sempre lungo uguale, ma ricorda la sensazione del filo, che è quello che i piloti, utilizzandolo anche in Superbike, MotoGP, hanno bisogno di sentire, quella roba del filo quando acceleri, che è sicuramente molto migliorativo per la guida. L'avete provato? Sapete che cos'è? Abbiamo messo solo la mano. Ok, ci sono dentro 2 acceleratori, uno è a cavo, uno è elettronico. Lo provate, vi tenete in mente cos'è, poi vi dico la risposta. Avete provato? Vai, prova. Uno è elettronico, uno è a cavo. Oh, io non avevo idea di sta roba qua, cioè quando l'ho pensata non pensavo andasse così, però ogni tanto qualche buona idea ce l'ho, incredibile. Secondo te quale? Ok, signori, in realtà è una piccola truffa, perché nessuno dei due è al cavo, ma la differenza è che nelle moto moderne il gas elettronico standard c'è sempre quella cosa lì, un po' di vuoto, un po' di finto. Questo è il gas che produce Jet Prime, che è sempre uguale, sempre elettronico, sempre con la stessa lunghezza della manopola, ma è fatto con un sistema all'interno per far sì che ricordi un po' il filo. Comunque ragazzi, la svolta della fiera, sistema definitivo per andare in fiera. Per quale motivo? Se tu vieni qua in macchina, il parcheggio costa 25 euro e soprattutto per entrare c'è una coda della Madonna, per uscire c'è una coda della Madonna. Se tu vieni in monopattino o comunque anche a piedi, parcheggi in un posto più lontano tipo Molino d'Orino, che è una delle ultime fermate della metro rossa, parcheggi, il parcheggio tutto il giorno, se hai il biglietto EICMA costa 0, se no costa 2 euro, dopodiché sali sulla metro, fai 2 fermate, Rofiera, finito, basta. In più, a Molino d'Orino, nella metro, c'è un bellissimo bar del quale puoi fare colazione e comprare un panino o una focaccia a un prezzo normale e non pagare una piadina 190 euro come qua, e soprattutto per comprarla a 190 euro devi anche fare la fila, fuori da ogni logica. Seguitemi raga per altri consigli finanziari. Tra l'altro qua c'è una moto che segue da un po' il canale, dovrebbe conoscere molto bene, ovvero la moto di Gabro con la quale abbiamo corso a Cremona nel Moto Estate, e con la quale poi abbiamo sviluppato il materiale per andare a Moto America. Tra l'altro, cosa singolare, volevo fare una storia, però secondo me non era abbastanza, bisognava dirlo al pubblico di YouTube, perché alcune persone che guardano i miei video hanno scritto a questo personaggio qua, hanno scritto: ah, ma abbiamo visto che Mazzoli usa i prodotti di un'altra marca, ma avete litigato? No, Ragazzi, non abbiamo litigato, e la prossima volta che vengo a Vallelunga me devi fare a Matriciana. certo. Però io a Vallelunga L'ultima volta l'ho fatto a Carbonara, no, a Matriciana. A Matriciana, sì, però il problema è che io ogni volta che vengo a Vallelunga pacco un motore, quindi ci devo pensare bene quando venire a Vallelunga.
Comunque il monopattino in fiera è la nuova frontiera dello spostamento e sono troppo contento della box, della testa di gas di Jet Prime, perché è stata una roba pensata per fare un'attività in EICMA che fosse divertente, che attirasse le persone e soprattutto per spiegare un prodotto che magari può non risultare divertente come un acceleratore. Il gioco invece ha funzionato parecchio e sono molto contento di questo. Tra l'altro ho dovuto chiamare la copisteria perché ho fatto stampare 100 adesivi per le persone che avrebbero partecipato e tipo sono finiti in 10 minuti, un quarto d'ora, quindi molto bene. Allora adesso dobbiamo andare subito da Elevate, che c'è l'evento dell'anno, si può dire dell'anno. Che cos'è? È il famoso regalo della mia RS50 e sono più emozionato io di loro. Quella moto lì semplicemente è l'oggetto che ha fatto scaturire in me la passione che mi porta qua oggi a fare quello che faccio, essere malato di moto che poi è diventato il mio lavoro, la mia passione, il canale YouTube, tutto quello che racconto nei video che faccio. Quindi a un certo punto con Francesca mi sono guardato e ho detto: ma sta moto qua io cosa me ne faccio? La tengo nel garage e la guardo per altri 20 anni? Ho visto che io ho sofferto come un cane per andare in moto, ok? Perché i miei genitori mi hanno vietato le moto e poi che cosa succede quando tu vieti una cosa a tuo figlio? Figlio pilota. Questo è successo nella mia vita. Ho scelto di dare questa moto a una persona che secondo me fra tutti i ragazzi che ci sono qua è proprio quello che ha meno possibilità. Io se fossi stato lui avrei sperato in una possibilità del genere, però purtroppo ai miei tempi non c'era nessuno. Quindi ragazzi, l'RS50 se la vince l'ultimo arrivato che arriva da Foggia. Matteo, RS50 è tua, questo applauso a tutti che sono arrivati, diciamo, alla finale. Mi vedo molto emozionato. Oltre a questo, grazie al supporto di alcuni miei partner quali Elevate, che ci ha fornito questa bellissima location, uno stand plexiglass esagerato, il ponte sollevatore, grazie a DTO che è uno dei miei partner e grazie a Ben Racing e NOS vedete che c'è anche un casco sulla moto. Quello lì è il casco che puoi andare a prenderti, Matteo, prendilo pure. Applauso ragazzi. Queste sono le chiavi della moto, poi dov'è la mamma? Dobbiamo fare il passaggio di proprietà. Bravo. Grazie di avermi mandato questi video perché mi avete fatto tornare bambino. Eppure dicono che i giovani non vanno bene, che non hanno idoli, che sono sbagliati, che non hanno voglia, ma io qui ho visto degli appassionati di varie forme che sicuramente troveranno la loro strada. Io vi giuro che avrei voluto una moto per tutti loro, e perché so benissimo che cosa vuol dire sognare qualcosa, non poterlo avere e guardare quell'RS50 per i prossimi 20 anni non era proprio la miglior soluzione. Colpo di scena, mi dicono che possiamo accendere la moto, gli diamo l'ultimo colpo. Allora Matteo, non è finita qua perché io non potevo sapere come hai la testa, quindi adesso andiamo da NOS, ti provi i modelli, ti provi se c'è la S e la M, lo scegliamo e poi te lo spediscono a casa e vediamo, non lo so, se non ti piace il rosso, secondo me ci sta bene, però se vuoi scegliere un altro colore te lo puoi scegliere. Allora, è una media. Secondo me è un po' larghina, però proviamo, dai. È largo, è larghissimo. Allora, questo è un XS. Secondo me questo è il migliore. Allora, magari.
vuoi là c'è lo specchio. Vincitore della moto, alla fine l'abbiamo portata, anzi l'abbiamo portata, la porterai a Foggia, ragazzi, a Foggia, lontanissimo. C'era bisogno di portare un po' di motociclismo lì e grazie ovviamente a Nos che ci ha fornito il casco, gliel'abbiamo fatto provare perché non potevo sapere che testa avevi, quindi casco e poi te lo spediranno a casa. Quindi è tutto vero, ragazzi, passaggio di proprietà fatto. Matteo, fai vedere la tua faccia, quanto sei emozionato. Ciao a tutti, e finalmente l'ho vinta questa moto. Ragazzi, abbiamo mandato la moto in Puglia, non credevo nemmeno io, però secondo me la sua storia è un qualcosa che mi ha fatto pensare che avesse bisogno di una possibilità e quindi buona fortuna Matteo, Grazie, goditela e la prima volta che vengo a Minetto a girare mi vieni a trovare e me la fai vedere, mi raccomando. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.